Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme una ricetta tipicamente estiva, la peperonata. Si prepara in modo semplice e veloce e è di una bontà straordinaria. Prima di andare in cucina vi ricordo che il mio libro Pane, impasti e storie di vita è disponibile su Amazon e potete acquistarlo cliccando sul link che trovate sotto il video. Ed ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Inizio a tagliare la cipolla. La metto in una ciotolina e continuiamo con il taglio delle altre verdure. Passiamo alle zucchine. Questo è lo spessore che deve avere la zucchina per poter ottenere una cottura uniforme di tutte le nostre verdure. Passiamo al taglio della melanzana. Anche la melanzana la taglio spessa. E ora passiamo al taglio del peperone. Dobbiamo togliere tutti i filamenti interni perché sono questi filamenti che rendono il peperone indigesto. Quindi togliamo semini e filamenti. Facciamo la stessa cosa per il peperone giallo. Per ultimo tagliamo in 4 i pomodorini. A questo punto possiamo trasferirci sui fornelli. L'olio in padella è già caldo. Aggiungiamo la cipolla. La lasciamo dorare per 2 minuti. Due minuti sono passati, aggiungo in padella i pomodorini. Un pochino di sale, un pochino di pepe e un pochino di basilico spezzettato rigorosamente a mano. Attendiamo giusto 2 minuti e poi aggiungiamo in padella le verdure. E ora è il momento di aggiungere tutto il resto degli ingredienti, quindi peperone, giallo e rosso, melanzana e zucchine.
diamo una prima mescolata e possiamo anche saltare. Questo è un piatto estivo, fresco, colorato, meraviglioso. A questo punto aggiungiamo ancora sale, quindi sale e pepe in questa ricetta lo aggiungiamo in 2 volte. Pepe. E il resto del basilico, sempre spezzettato a mano. Mescoliamo ancora. La fiamma fino a questo momento è sostenuta. Ora, una volta che abbiamo mescolato o saltato il tutto, possiamo abbassare la fiamma per permettere alle verdure di cuocere. A questo punto abbassiamo la fiamma, chiudiamo la padella con un coperchio e lasciamo cuocere mescolando o saltando di tanto in tanto per un tempo complessivo di 20 minuti. Siamo giunti a fine cottura. La peperonata è perfettamente cotta. Metto la metà della peperonata su un vassoio. Sulla restante parte, che ho lasciato in padella, aggiungo della mozzarella. Il tempo di farla sciogliere e anche questa versione filante è pronta per andare in tavola. In questo modo io porto in tavola una peperonata classica che può essere gustata così calda appena fatta, ma è ottima anche fredda, e una peperonata un pochino più succulenta, resa proprio così particolare dall'aggiunta della mozzarella. Bene, anche per oggi è tutto. Io spero che la mia peperonata sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.